Gli anni '20 ce li immaginiamo tutti con jazz, frange, champagne di contrabbando, ma sotto la superficie c'era altro. Un decennio in crisi di identità, città che esplodevano, stampa sensazionalista e una polizia che lavorava con strumenti che oggi definiremmo archeologici. In questo caos nascono alcuni dei misteri più assurdi del secolo, come scene del crimine trasformate in raduni di quartiere, delitti in stanze chiuse che sfidano qualsiasi logica e figure misteriose diventate leggenda. Oggi vediamo 3 misteri reali degli anni '20 e perché potevano esistere solo in quell'epoca. Siamo nel 1922, nel New Jersey. Un caso apparentemente semplice sta per trasformarsi in uno dei misteri più discussi del decennio. Vicino a un melo vengono trovati i corpi del reverendo Edward Hall e di Eleanor Miles, una donna sposata e corista della chiesa. Una relazione extraconiugale che in paese conoscevano tutti, tranne teoricamente i rispettivi coniugi. Quando la polizia arriva, però, scopre che la scena del crimine non è più una scena del crimine. È diventata un picnic. Gente seduta sull'erba, persone che toccano i cadaveri, raccontano la propria versione dei fatti ai giornalisti. Chi solleva piccoli oggetti da terra, una lettera, un fazzoletto, per mostrare agli altri cosa ha trovato. Ci sono anche fotografi che spostano gli oggetti per ottenere immagini più drammatiche da mandare ai quotidiani della mattina dopo. Il risultato è surreale. La stampa stava già costruendo la narrazione del caso, mentre la polizia non aveva neanche iniziato l'indagine. E tutto questo non è un errore isolato. Negli anni '20 la polizia non aveva protocolli rigidi, non esistevano delimitazioni precise e soprattutto la stampa aveva un potere mostruoso. Un caso così piccante, un prete e una donna sposata, omicidio, scandalo sociale, era esattamente il carburante perfetto per i giornalisti sensazionalisti. Risultato: il pubblico invase letteralmente la scena prima che venisse messa in sicurezza. E quella contaminazione rese impossibile stabilire da dove venissero gli oggetti, quali impronte fossero originali, chi avesse spostato cosa e persino se alcune prove fossero state portate lì dai giornalisti stessi. Al centro del mistero c'era soprattutto la figura della moglie del reverendo, Frances Hall, ricchissima, influente e, diciamolo, non proprio entusiasta della relazione segreta del marito. Il suo alibi? Discutibile. Frances dichiarò di essere rimasta a casa con il fratello e parte della servitù, ma le testimonianze non combaciavano e sembrava tutto costruito con un po' troppa creatività narrativa. Eppure, nonostante sospetti, scandali e un processo spettacolare, nel 1926 Frances Hall venne assolta, perché dopo 4 anni la polizia non aveva più niente. La scena del crimine era stata distrutta dal pubblico stesso e l'indagine era diventata una soap opera nazionale. Il caso Hall Miles rimane interessante non solo per il chi ha ucciso chi, ma per ciò che rivela. Negli anni '20 i misteri non nascevano solo dal crimine, ma dal modo in cui la società trattava quel crimine. Il confine tra cronaca e spettacolo era talmente sottile che a volte l'indagine veniva sacrificata per fare audience. E se anche voi volete risolvere un mistero, ma senza trovarvi in una scena del crimine degli anni '20, c'è un gioco che dovete assolutamente provare: June's Journey. È un gioco gratuito ambientato proprio negli anni '20, con un'estetica meravigliosa e una storia piena di colpi di scena. La cosa che mi piace di più è che ogni scena è un tassello della trama. Più dettagli trovo e più la storia avanza, quasi come seguire una serie TV interattiva. E non è solo una ricerca di oggetti nascosti, sblocco nuovi capitoli man mano che indago e posso anche decorare la villa di June, scegliendo arredi e stili tipici degli anni '20. Ci sono anche eventi speciali e contenuti stagionali, con ricompense uniche che rendono il gioco sempre diverso. È quel tipo di gioco che ti rilassa, ma allo stesso tempo ti tiene lì perché vuoi davvero scoprire come prosegue la storia. Se vuoi provarlo, puoi scaricare June's Journey gratis cliccando sul link in descrizione o scansionando il QR code. È disponibile su Android, iOS e anche su PC.
Se il primo caso ci mostrava come la stampa potesse distruggere un'indagine, questo qui ci mostra l'altra faccia degli anni '20. Una polizia piena di buona volontà, ma con strumenti che oggi definiremmo decorativi. Siamo a New York, 1929. Isidore Fink, proprietario di una piccola lavanderia, vive in una stanza sul retro del negozio. Una sera i vicini sentono dei rumori secchi, come colpi. Chiamano la polizia. Gli agenti arrivano in pochi minuti e trovano la porta chiusa dall'interno con 2 chiavistelli. Non c'è modo di entrare. Le finestre sono tutte sigillate e l'unico punto da cui si potrebbe guardare è una minuscola apertura di ventilazione, troppo piccola persino per infilare la testa. Quando finalmente entrano, trovano Isidore a terra, ucciso da più colpi d'arma da fuoco. E a quel punto inizia il vero mistero. Non c'è nessun'arma, nessun vetro rotto, la porta è ancora chiusa da dentro, non ci sono segni di colluttazione e non c'è neanche una traiettoria chiara dei proiettili. Sembra un delitto commesso da nessuno. Gli investigatori fanno quello che possono, ma nel 1929 mancano le tecniche moderne. Niente analisi balistiche serie, niente impronte affidabili, niente ricostruzioni delle traiettorie o esami scientifici sulla scena. Era un'epoca in cui per capire un delitto spesso si usava più il fiuto che la scienza, ma questo caso non accetta fiuto, non collabora. Le teorie si sprecano. Qualcuno ipotizza un assassino entrato da una microfessura, praticamente un contorsionista soprannaturale. Qualcuno parla di suicidio, ignorando il dettaglio della mancanza di arma e traiettoria credibile. Altri parlano di una rapina finita male, ma nulla è stato rubato. Uno dei rapporti ufficiali della polizia definisce il caso un crimine impossibile, cosa che già negli anni '20 suonava come ok, abbiamo mollato. Ma il punto non è quanto il caso sia strano. Il punto è quanto gli anni '20 non fossero preparati a casi così. La città cresceva, la criminalità diventava più complessa, le armi più comuni, ma gli strumenti investigativi erano rimasti al secolo prima. Così alcuni delitti rimanevano irrisolti non perché fossero geniali, ma perché la tecnologia non era ancora pronta per affrontarli. Se nei primi 2 casi abbiamo visto come stampa e tecnologia potessero alimentare il mistero, l'ultimo ci porta in un terreno ancora più interessante, le leggende metropolitane. Perché negli anni '20 le città americane crescevano così in fretta che in molti quartieri la realtà sfumava nella fantasia e viceversa. La protagonista, se vogliamo chiamarla così, era una donna misteriosa che compariva nei quartieri più poveri di Chicago. Nessuno sapeva chi fosse, nessuno l'ha mai identificata con certezza, eppure le testimonianze parlavano tutte dello stesso personaggio, una figura femminile che arrivava quando qualcuno era malato, portando cure rapide, consigli, rimedi improvvisati. Le prime testimonianze la chiamavano la Nightingale di Chicago. Nightingale come Florence Nightingale, l'infermiera più famosa della storia, un modo per dire una donna che cura, che compare quando hai bisogno. Per alcuni era un angelo, per altri un presagio. Le prime testimonianze la descrivono come una donna tra i 20 e i 30 anni, vestita in modo semplice, quasi come un'infermiera. Poi col passare del tempo l'immagine cambia. C'è chi la ricorda elegante, chi la descrive più anziana, chi sostiene che parlasse con un accento straniero. È come se il volto della donna cambiasse in base al quartiere o alle paure di chi la vedeva. La cosa interessante è che dopo il suo passaggio alcuni malati sembravano stare meglio, altri invece peggioravano improvvisamente e nei casi più estremi morivano. La polizia iniziò a raccogliere testimonianze quando le storie diventarono troppe per essere ignorate, ma ogni volta si ritrovava davanti allo stesso problema. Nessun identikit combaciava davvero. Le descrizioni erano incoerenti, la corporatura cambiava, l'abbigliamento cambiava, perfino l'età era diversa. Era come se la Nightingale fosse più un'idea che una persona reale. Ed è qui la parte più affascinante degli anni '20, perché questo tipo di leggende non nasce dal nulla, ma nasce dal contesto. Le città erano enormi, affollate, anonime. I quartieri poveri erano pieni di migranti, lavoratori invisibili, donne che si arrangiavano come potevano per sopravvivere. La medicina non era capillare, i servizi erano scarsi
e spesso curarsi significava affidarsi alla prima persona che sembrava sapere cosa stesse facendo. In un ambiente così fragile, la figura della Nightingale era perfetta. Poteva essere un'infermiera volontaria, una guaritrice improvvisata, una truffatrice, un mito collettivo. Oppure, secondo la teoria che molti storici considerano più plausibile, era più donne diverse che venivano ricordate come un solo personaggio. Il mistero forse non è neanche tanto chi fosse, ma perché così tante persone credessero alla figura della Nightingale. E questo ci porta al cuore dell'epoca. Gli anni '20 erano talmente pieni di cambiamenti, di promesse e di paure che bastava una figura ambigua per diventare una leggenda. E più la città cresceva nell'anonimato, più queste storie prendevano vita da sole, senza bisogno di un colpevole, di un volto o di un nome. E questi erano 3 misteri reali degli anni '20 che, più che raccontarci un delitto, ci raccontano un'epoca. Un decennio che correva velocissimo, troppo per la polizia, troppo per la scienza e decisamente troppo per un pubblico che trasformava ogni caso in uno spettacolo. È questo che rende i misteri dell'epoca così affascinanti. Non sono solo storie irrisolte, sono specchi dei limiti, delle paure e delle ambizioni di un mondo che stava provando a diventare moderno, con risultati alterni. Sono curiosa di sapere quale dei misteri vi ha colpito di più. Scrivetemelo nei commenti così decido se portarvi altri misteri di altre epoche. Vi ricordo che potete aiutare il canale anche solo mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi, lasciando un hype e se volete fare ancora di più abbonandovi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!